9 giugno 2001, Secondigliano, ore 5 del mattino. Centinaia di agenti in assetto antisommossa circondano un palazzo fatiscente. Cecchini sul tetto, elicotteri a bassa quota con i riflettori puntati, unità cinofile agli ingressi laterali. Anni di indagini, mesi di sorveglianza su quella palazzina. Fonte confidenziale, notizia sicura. Lei è lì dentro. Salgono piano per piano, appartamento dopo appartamento. Porte sfondate, interni vuoti, materassi ancora caldi. Qualcuno era qui, poco fa. Salgono ancora, all'ultimo piano, all'attico. Trovano una porta blindata, uguale a tutte le altre del palazzo. Nessuna targa, nessun campanello. Ma sulle pareti del corridoio c'è un sistema di telecamere di sorveglianza installato dall'interno che inquadra ogni centimetro dell'edificio. Sfondano. Dentro c'è un altro mondo. Pavimenti di marmo bianco, un pianoforte a coda, una jacuzzi, specchi alle pareti, quadri appesi con cura. Un appartamento da albergo di lusso, nascosto nel cuore di un palazzo popolare di periferia, dove la gente fatica ad arrivare a fine mese. Di lei nessuna traccia. Un agente si avvicina al pianoforte e preme un tasto. Il suono è pulito. Qualcuno ha pagato per tenerlo accordato, anche qui, anche in latitanza. Pochi giorni dopo la trovano in macchina, nei pressi di Melito, comune a nord di Napoli. Stava viaggiando con una coppia. Non oppone resistenza. Non dice una parola. Si lascia ammanettare in silenzio, con la stessa calma con cui sembra aver vissuto tutto il resto. Dopo l'arresto, gli agenti notano una cosa. La sua faccia corrisponde esattamente alla foto segnaletica scattata anni prima. Capigliatura identica, peso identico. Nessun cambiamento. Come se non si fosse mai preoccupata di cambiare aspetto, perché sapeva già che prima o poi sarebbe finita così. Si chiama Maria Licciardi, ha 50 anni. In quel momento è l'unica donna nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia, accanto ai nomi di boss di Cosa Nostra, dell''ndrangheta, di uomini che hanno fatto saltare in aria magistrati e commissariati. È la sorella di Gennaro Licciardi, il fondatore di tutto quello che lei ha ereditato, trasformato e portato al suo apice. Questa è la loro storia, la storia di una famiglia di Secondigliano che ha costruito in 40 anni uno dei sistemi criminali più strutturati e sofisticati, documentati dalla Direzione Investigativa Antimafia nella storia della camorra napoletana. Secondigliano, nord di Napoli, 2026. Di questo quartiere conoscete già i nomi famosi. Paolo Di Lauro, gli scissionisti, Scampia e le Vele, la Faida. Li abbiamo raccontati anche noi su questo canale. Ma c'è un nome che viene prima di tutti. Prima di Di Lauro, prima della Faida, prima delle serie TV. Un nome che torna, identico, in ogni stagione della camorra degli ultimi 40 anni e che quasi nessuno, fuori da Napoli Nord, conosce davvero. Licciardi. Un padre guappo, 6 figli, una masseria e un'idea che nessuno aveva ancora avuto. Secondigliano è una storia di controllo. Decine di migliaia di persone nella periferia nord di Napoli, il porto a 20 minuti, l'autostrada a 5. Una posizione geografica che ogni generazione di boss ha capito prima ancora di impararne il nome. Un posto utile a tutti, importante per nessuno. Fino a quando questa famiglia ha deciso che Secondigliano poteva smettere di essere la periferia di qualcun altro e diventare il centro di tutto. E la donna dell'attico, quella del pianoforte accordato in latitanza. Il suo volto non lo conoscete. Il suo personaggio, sì. Chanel, la signora della camorra di Gomorra, nasce anche da lei. Maria Licciardi. La serie ha cambiato il nome, il volto,
i dettagli. La sostanza è nata qui, a Secondigliano. Una donna al comando, dove comandavano solo uomini, molto prima di andare in onda. Se avete seguito la nostra serie sulla faida di Secondigliano, sapete già dove porta questo sistema. Oggi guardiamo la famiglia che lo ha costruito, pezzo per pezzo. Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. Secondigliano, anni 50. Un uomo di nome Salvatore Licciardi tiene un pezzo di quartiere. A Napoli lo chiamano Guappo. Non è un boss nel senso moderno del termine. È una figura di autorità informale, radicata in un tessuto sociale dove lo Stato non si vede e la giustizia ha il volto di chi è più forte. Risolve controversie tra vicini, garantisce un ordine minimo in un posto che non ne ha altri, fa favori, si ricorda dei favori che gli vengono fatti. È un mestiere antico quanto Napoli. Prima della camorra organizzata c'era lui. La giustizia informale di chi non ha accesso a quella formale. Una forma di potere che non ha bisogno di divise né di uffici, né di leggi scritte. Ha bisogno solo di essere conosciuto, di essere rispettato, di essere temuto, quel tanto che basta. Nel Secondigliano degli anni 50, questo è il massimo livello di istituzione disponibile. Non c'è un commissariato che risponde alle chiamate dei cittadini in modo sistematico. Non c'è un servizio sociale che interviene quando una famiglia è in difficoltà. Non c'è un ufficio di mediazione dove risolvere le liti tra vicini senza che degenerino in faide di palazzo. C'è Salvatore Licciardi, che conosce tutti, che tiene l'ordine nel suo pezzo di strada e che i suoi figli vedono operare in questo ruolo ogni giorno della loro vita. È un'educazione, non formale, non intenzionale forse, ma precisa. Gennaro assorbe questa lezione fin dall'infanzia. Il potere non arriva dai titoli, arriva dalla capacità di risolvere problemi, arriva dall'essere il punto di riferimento in un posto dove nessun altro lo è, arriva dall'essere conosciuto e rispettato, prima ancora di essere temuto. Salvatore ha figli, tanti. Tra loro c'è Gennaro, nato il 30 novembre 1956. Uno di 6 fratelli. Cresce in quello stesso mondo con gli occhi aperti, in un ambiente dove le regole non scritte contano più di quelle scritte e chi le capisce prima degli altri guadagna un vantaggio che nessun titolo di studio può dare. Gli danno il soprannome da bambino, Ascigna. La Scigna. Perché Gennaro saltava i balconi dei palazzi di Secondigliano con un'agilità che sembrava fuori dal normale. Non era acrobazia per gioco, era pratica continua, quotidiana. Prima saltava per scappare dagli adulti quando combinava qualcosa, poi per attraversare i tetti del quartiere senza scendere per strada. Poi, molto più avanti negli anni, per spostarsi tra i palazzi senza lasciare traccia visibile, senza passare dai portoni, senza essere visto, per essere sempre un passo avanti. Quegli stessi tetti, alla fine, sarebbero diventati suoi. Negli anni 70 la camorra napoletana è in guerra aperta. La causa ha un nome preciso: Raffaele Cutolo. Cutolo, mentre è in carcere, matura una visione che nessun boss campano aveva mai avuto prima. Non vuole controllare un pezzo di Napoli, vuole controllare tutta la Campania. Fonda la nuova camorra organizzata con un progetto ideologico chiaro, un unico comando verticale con lui al vertice. Rituali di affiliazione precisi, presi in prestito dalle tradizioni massoniche e fraterne. Una gerarchia militarizzata, dove ogni affiliato sa esattamente dove sta e cosa deve fare. Il genio di Cutolo, quello che lo rende così pericoloso, è che recluta dove nessuno aveva mai reclutato in modo sistematico, nei carceri. Trova i disperati, i dimenticati, i giovani di periferia che hanno già una condanna e non hanno nulla da perdere. Da loro identità, struttura, appartenenza. Un posto dove contare qualcosa, in un sistema che li aveva sempre trattati come niente. La nuova camorra organizzata
cresce in modo che i boss tradizionali non avevano previsto. In pochi anni diventa abbastanza potente da pretendere una tassa su ogni attività criminale in Campania. Non chiede di partecipare, chiede di essere pagata. Dall'altra parte si organizza la nuova famiglia, una coalizione di clan che non si inginocchia davanti a nessuno e che comprende boss come i Giuliano di Forcella, che controllano il centro storico di Napoli, Michele Zazza, il re del contrabbando legato a Cosa Nostra, i Moccia dei Castelli Romani, i Nuvoletta di Marano, con le loro connessioni con i corleonesi di Riina in Sicilia. Antonio Bardellino, il boss del Casertano, ritenuto il fondatore del futuro clan dei Casalesi, con legami diretti a Cosa Nostra. Mario Fabrocino di San Giuseppe Vesuviano. Uomini che hanno già un territorio, già un sistema economico consolidato, già reti di relazioni costruite in anni di lavoro. Uomini che non accettano di versare una percentuale a Cutolo solo perché lui lo pretende. Negli anni 70, prima della guerra aperta tra nuova camorra organizzata e nuova famiglia, Gennaro Licciardi non è ancora un capo riconosciuto. Lavora per conto dei Giuliano, lo storico clan di Forcella. A lui viene affidata la periferia nord di Napoli, Secondigliano. È lì che diventa il loro uomo di riferimento sul territorio, il capozona che tiene i contatti, riscuote, controlla, riferisce. In pratica gestisce un avamposto dei Giuliano lontano dal centro, imparando come funziona davvero il potere, quando si esercita ogni giorno, strada per strada. Gennaro si schiera con la nuova famiglia. Non è ancora un boss. È una figura emergente di Secondigliano, già inserita negli equilibri della nuova famiglia. Un uomo che si muove dentro quel sistema, lo studia dall'interno e ne capisce presto regole, forza e limiti. Ma è anche un uomo che osserva, che registra, che capisce cosa funziona e cosa no. Capisce, per esempio, che il sistema di Cutolo ha un punto debole strutturale. Dipende tutto da un unico uomo. Quando Cutolo è in carcere, la NCO rallenta. Quando i suoi luogotenenti cadono, la catena di comando si spezza. Un sistema verticale è potente quando il vertice è libero e operativo. Quando il vertice è blindato dietro il vetro di una cella di massima sicurezza, diventa fragile. L'alternativa, quella che Gennaro studia e che applicherà anni dopo, è qualcosa di più complesso, più distribuito, più difficile da decapitare. 2 giugno 1981. Secondo le ricostruzioni della faida tra la nuova camorra organizzata di Cutolo e la nuova famiglia, un suo fratello, Antonio Licciardi, 22 anni, viene ucciso in un agguato nel rione Donguanella, nell'area tra Secondigliano e Scampia. La NCO non riesce ad arrivare a Gennaro, che si è schierato dalla parte sbagliata. Allora colpisce quello che gli sta più vicino. Gli assassini lo conoscono, sanno dove va, sanno i suoi orari, sanno quando è da solo. 22 anni. Bisogna fermarsi su questo punto, perché è il momento che definisce tutto quello che viene dopo. Non c'è un atto fondativo scritto, non c'è un giuramento pronunciato davanti a qualcuno, non c'è un documento. C'è un ragazzo di 22 anni ucciso in strada per colpire suo fratello, e c'è quello che quel fratello fa nei 3 giorni successivi. 5 giugno, Porta Capuana. Un uomo della NCO si chiama Ciro De Rosa. Secondo la ricostruzione delle cronache della faida, Gennaro lo aspetta. Colpi di mitra. La risposta arriva a 72 ore dalla morte di Antonio. Nessuna trattativa, nessun messaggio da recapitare. Solo la regola più antica di quel mondo. Il sangue chiama il sangue. Pochi mesi dopo viene arrestato insieme al suo amico e futuro braccio destro, Gennaro Esposito, detto Ucurto. Accuse pesanti: associazione camorristica, concorso in omicidio, possesso illegale di armi. Finisce in carcere. La nuova camorra organizzata sa che è lì, sa da quale parte si è schierato, sa cos'è successo a Porta Capuana. Mandano qualcuno a sistemarlo, dentro Poggioreale. Gennaro sopravvive. L'agguato fallisce. La NCO
lo colpisce più volte nel corso degli anni. Le fonti giudiziarie documentano numerosi attentati falliti contro Gennaro Licciardi nel periodo della guerra Nuova Famiglia NCO. Ogni volta sopravvive. In una cultura criminale dove la sopravvivenza a ripetuti tentativi di omicidio da parte di un avversario potente non è solo fortuna, Gennaro costruisce una reputazione che non si compra e non si vende. È qualcosa di più complicato, è una forma di autorità. In quegli anni, Secondigliano vive la guerra sulla propria pelle in modo concreto. Non è un conflitto che si sente solo attraverso i telegiornali. È agguati nei cortili dei palazzi, cadaveri trovati nelle scale o nei garage, negozi che chiudono perché il proprietario non vuole pagare il pizzo al clan sbagliato e non sa quale sia quello giusto. Famiglie che non mandano i figli fuori la sera perché non si sa quando parte una sparatoria. È una guerra civile a bassa intensità, invisibile per il resto d'Italia, normalissima per chi ci vive dentro. Gennaro Licciardi osserva tutto questo e registra. La guerra tra NCO e Nuova Famiglia si risolve nel 1983. Vincenzo Casillo, il vice di Cutolo e il cervello operativo della NCO fuori dal carcere, viene ucciso a Roma con un'autobomba. Senza di lui, la NCO perde la capacità di reagire in modo coordinato. I clan che le erano fedeli cominciano a spostarsi. La Nuova Famiglia ha vinto. Gennaro Licciardi ha 27 anni. Ha un quartiere. Ha una reputazione costruita su anni di guerra e di sopravvivenza. Ha capito qualcosa che la maggior parte dei boss della sua generazione non ha ancora capito. Si distacca dai Giuliano. Non è una rottura violenta. Non ci sono minacce, non ci sono scontri armati, non c'è sangue. È una dichiarazione di autosufficienza silenziosa. Secondigliano non è più la filiale nord di Forcella, è una base autonoma. Il clan Licciardi è una cosa sua, separata, indipendente. Il modello economico che costruisce è diverso da qualsiasi altro clan campano della stessa generazione. Prima il narcotraffico. Secondigliano è in mezzo a tutto. L'autostrada che sale verso il nord, la tangenziale. Il porto di Napoli a meno di 10 chilometri. La cocaina che arriva dall'America Latina via Spagna e Portogallo trova in questo quartiere il punto di transito naturale verso il resto della Campania e verso il nord Italia. Gennaro lo aveva capito quando era ancora capozona dei Giuliano. Adesso lo sfrutta per sé. Non è solo stoccaggio. Gennaro costruisce una vera e propria filiera logistica. I carichi arrivano, vengono ricevuti da una rete di persone di fiducia distribuite nei palazzi di Secondigliano e nelle zone limitrofe, vengono pesati, tagliati, confezionati, poi distribuiti ai rivenditori al dettaglio in tutta la Campania, attraverso canali che cambiano continuamente per non diventare intercettabili. È un'azienda, con i suoi reparti, i suoi manager, i suoi operai. Poi il cemento, i contratti per i cantieri pubblici e privati dell'area nord, i subappalti, le forniture. Una presenza nell'economia legale che rende il clan indipendente dalle fluttuazioni del mercato criminale. Se la polizia stringe sul narcotraffico, il clan ha il cemento. Se stringe sul cemento, ha il riciclaggio attraverso le attività commerciali. Il sistema non dipende mai da una sola fonte di reddito. Il riciclaggio è la parte più sofisticata. Il denaro sporco deve diventare pulito, deve avere una provenienza documentata, deve pagare le tasse, deve apparire in un registro contabile. L'alleanza di Secondigliano costruisce una rete di attività commerciali, di società, di prestanomi, che trasformano i proventi del narcotraffico in fatturato di parrucchiere, di ristorante, di ditta di trasporti. Imprenditori puliti che non sanno o che fanno finta di non sapere, commercialisti che non fanno le domande sbagliate, avvocati che tengono tutto in ordine sulla carta. Fine anni '80. Gennaro guarda la mappa della Campania e capisce un'altra cosa. La camorra, frammentata in decine di clan rivali, si consuma nelle guerre interne, spende energie, uomini, denaro, attenzione investigativa combattendo se stessa. La violenza senza strategia è uno spreco di risorse. Il futuro non è nella guerra, è nell'accordo.
Ci sono due uomini che la pensano nello stesso modo. Francesco Mallardo, boss di Giugliano in Campania, comune a nord di Napoli. Soprannome Ciccio e Carlantonio. Controlla i traffici dell'area nord e i canali verso il nord Italia. Ha connessioni dirette con i mercati della droga di Milano e Torino. Edoardo Contini, boss del quartiere Vasto e del rione Amicizia, nel cuore di Napoli. Soprannome O Romano. Il più diplomatico dei tre, quello che preferisce la trattativa alla sparatoria, che porta il controllo del porto e le relazioni con i clan del centro città. Insieme, i tre uomini costruiscono quello che la camorra non ha mai avuto: una federazione. L'Alleanza di Secondigliano. Non è il modello verticistico di Cutolo, con un unico capo che emana ordini dall'alto verso il basso. Non è la frammentazione caotica dei piccoli clan. È una struttura orizzontale. 3 clan, 3 territori, 3 boss sullo stesso piano. Nessuno è superiore agli altri. La droga entra, viene distribuita secondo quote concordate, i proventi vengono divisi in percentuali fisse. Le controversie si risolvono al tavolo, non con la violenza. I clan che entrano nell'orbita dell'alleanza vengono integrati come satelliti, con obblighi e diritti precisi. Il risultato concreto è una macchina economica di proporzioni mai viste in Campania. Narcotraffico, contrabbando di sigarette, estorsioni industriali, appalti pubblici, riciclaggio attraverso attività commerciali. Secondo stime investigative e giornalistiche, al suo apice, nei tardi anni 90, l'Alleanza di Secondigliano muoveva centinaia di milioni di euro l'anno. Al tavolo dell'Alleanza siedono anche i Lorusso, gli Stabile, i Prestieri, i Bocchetti, i Di Lauro. Una confederazione di numerosi clan sotto un unico ombrello. Non è più camorra nel senso tradizionale, è un sistema economico parallelo. C'è qualcosa in più che lega i 3 fondatori, qualcosa che va oltre il calcolo criminale. I 3 boss sono cognati. Gennaro Licciardi, Francesco Mallardo ed Edoardo Contini hanno sposato 3 sorelle, le sorelle Aita. E la quarta sorella va in sposa a Patrizio Bosti, il braccio destro di Contini. 4 matrimoni che saldano il vertice del cartello in un'unica famiglia. Non è un accordo di affari che si scioglie quando cambia il vento, è una struttura familiare, nel senso letterale del termine. L'Alleanza combatte e vince una guerra contro il clan Mazzarella, il rivale storico. Nei primi anni 90, quello che Gennaro ha costruito è qualcosa che non ha precedenti nella storia criminale campana. Il narcotraffico dell'Alleanza rifornisce non solo Napoli, ma tutta la Campania e buona parte del sud Italia. I canali verso il nord passano attraverso i contatti di Mallardo. La cocaina arriva dall'America Latina via Spagna e Portogallo. Viene stoccata a Secondigliano, poi ridistribuita. L'eroina percorre le rotte est europee. Il sistema logistico è sofisticato quanto quello di un'azienda di distribuzione regolare. L'economia legale viene infiltrata con la stessa sistematicità. Le imprese edili con cui il clan ottiene subappalti pubblici impiegano centinaia di persone. I negozi, le attività commerciali, le società di servizi che ruotano nell'orbita dell'Alleanza creano un'economia parallela che in un territorio con alta disoccupazione diventa l'unica fonte di reddito disponibile per migliaia di famiglie. Questo è il momento in cui Secondigliano smette di essere periferia di qualcun altro. La DIA ci impiega anni a capire cosa è stato costruito. Quando lo capisce, lo descrive come uno dei modelli criminali più sofisticati mai documentati nella storia della camorra. Secondigliano non è più periferia. È il centro. 23 marzo 1992. Una strada provinciale, tra Giugliano e Secondigliano. Un posto di blocco dei carabinieri. Un'auto si ferma. Dentro c'è Gennaro Licciardi. Stava andando a incontrare Francesco Mallardo. Entrambi vengono fermati. Entrambi vengono arrestati. L'uomo che ha federato i clan di Napoli Nord viene preso in una strada di campagna.
come qualsiasi automobilista. Lo trasferiscono al carcere di Voghera, in provincia di Pavia. Regime di 41 bis. Isolamento totale. Nessuna comunicazione autorizzata con l'esterno. Nessun contatto con il clan. Nessuna visita oltre quelle previste dalla legge. Il carcere duro. Quello pensato per chi può comandare anche dalla cella, se non viene tagliato fuori completamente. 3 agosto 1994. Gennaro Licciardi muore in ospedale a Voghera. Ha 37 anni. La causa ufficiale è una setticemia, un'infezione nel sangue, sviluppata in seguito a un intervento chirurgico. Complicazioni post-operatorie. 37 anni. L'uomo che aveva saltato i balconi da bambino, che era sopravvissuto a ripetuti attentati, che aveva costruito uno dei sistemi criminali più sofisticati della Campania partendo da un quartiere che nessuno voleva, muore per complicazioni post-operatorie in un ospedale di provincia lombarda. Nella storia della camorra, raramente un uomo di quel calibro è stato strappato così presto. Rina viveva, Provenzano viveva, Cutolo viveva in carcere per decenni. Gennaro Licciardi muore a 37 anni, in isolamento, senza aver visto il suo sistema arrivare al suo apice. Quello che lascia, però, è già abbastanza per cambiare Napoli per i 30 anni successivi. Ma il sistema aveva bisogno di una testa e nel Secondigliano del 1994, con Pietro in carcere, Vincenzo in difficoltà, il marito di Maria dietro le sbarre, non c'era nessun uomo libero con abbastanza autorità per reggere quello che Gennaro aveva costruito. C'era solo lei. Una domanda, prima di andare avanti. Pensate che il sistema sarebbe arrivato dove è arrivato, con Gennaro ancora in vita? O era destino che fosse Maria a portarlo al suo apice? Scrivetelo nei commenti. E se non siete ancora iscritti ad Anime Oscure, il tasto è qui sotto. Quando Gennaro muore, nell'agosto del 1994, Il clan è in un momento di transizione difficile. Pietro Licciardi, soprannome l'imperatore romano, è stato arrestato in precedenza. Vincenzo, il più giovane dei fratelli Licciardi, ha avuto i suoi problemi giudiziari. Il marito di Maria, Antonio Teghemier, è in carcere. Gennaro Esposito, o Curto, il cognato e braccio destro storico del clan, è libero, ma non ha il profilo per prendere il comando dell'intera struttura. Il sistema che Gennaro ha costruito ha bisogno di una testa. Non c'è nessun uomo libero con abbastanza autorità e abbastanza visione per tenere tutto insieme. Ed è in questo momento che accade qualcosa che la camorra napoletana non aveva mai visto prima. Maria Licciardi prende il comando. Nata il 24 marzo 1951, la sorella di Gennaro, cresciuta nella stessa casa, dallo stesso padre guappo, con gli stessi codici e le stesse lezioni non scritte. Minuta, capelli scuri, modi gentili, quasi riservati, da qualcuno che non si sente al centro dell'attenzione e non ci vuole stare. Il pentito Gaetano Guida, interrogato in aula sulla struttura del potere nell'alleanza di Secondigliano, quando arriva al ruolo di Maria, produce una testimonianza che entra negli atti processuali con una chiarezza che non lascia margine di interpretazione. Sono in prima linea. È sempre stato così nel clan di Secondigliano, nel senso che le donne, le mogli, le sorelle e le madri dei capi hanno sempre avuto un ruolo influente in molte decisioni. Maria Licciardi, la sorella di Gennaro, è rappresentativa di questo. Lei prendeva ordini da suo fratello e li trasmetteva. Trasmetteva i suoi ordini e i suoi messaggi, anche quelli di grande importanza. In più di un'occasione ha trasportato i suoi ordini di uccidere. Per il nostro clan, parlare con Maria Licciardi era come parlare con Gennaro, il boss. Non è una donna che prende il potere improvvisamente, in un momento di vuoto. È una donna che esercitava già potere da anni, nell'ombra del fratello. La morte di Gennaro non cambia la sostanza del suo ruolo, lo rende visibile.
Magistrati e studiosi che seguono il caso per anni, tra cui il pubblico ministero Luigi Bobbio, osservano un paradosso che l'antimafia fatica inizialmente a riconoscere. Quando una donna prende il controllo dell'organizzazione, il livello di violenza visibile si abbassa, mentre le performance operative del gruppo migliorano. Non è un elogio, è un'analisi fredda di un fenomeno che gli investigatori fanno fatica a comprendere nei primi anni, perché le categorie con cui si studia la camorra tradizionale non si applicano a Maria Licciardi. Il boss che comanda attraverso la paura, l'omicidio come strumento di affermazione del dominio, la visibilità come segnale di potere. Niente di tutto questo funziona, per capire lei. Ha un modello completamente diverso e ci vuole tempo per sviluppare gli strumenti analitici adeguati per capirlo e quindi per combatterlo. Meno violenza, più efficienza, più invisibilità. Maria porta all'apice il metodo che Gennaro aveva cominciato a costruire. Non sparare quando puoi parlare, non rubare quando puoi comprare, non uccidere quando puoi corrompere. E quando devi uccidere, farlo in modo che sembri qualcos'altro, in modo che non crei una reazione visibile, in modo che il sistema non perda equilibrio. Diversi cronisti di giudiziaria la descrivono così. Si comporta esattamente come il manager di una multinazionale. Cerca sempre la soluzione meno visibile, quella che attira meno attenzione della polizia e che crea meno tensioni interne. Sotto di lei, l'alleanza di Secondigliano si espande fino a comprendere numerosi clan federati. Narcotraffico, sigarette di contrabbando, estorsioni industriali, appalti pubblici, riciclaggio. Un sistema economico parallelo che impoverisce Napoli e la controlla allo stesso tempo. Il controllo del territorio si esercita in modo capillare. Ogni quartiere nell'orbita dell'alleanza ha i suoi referenti, i suoi capipiazza, i suoi punti di raccolta. Chi vuole aprire un'attività commerciale nell'area deve passare attraverso il sistema, non necessariamente con la violenza. Spesso basta far sapere a chi ci si deve rivolgere, concordare le forniture, scegliere certi fornitori invece di altri. Tutto fila liscio. L'attività apre, funziona. Il commerciante capisce presto come funzionano le cose. Chi non capisce o chi non vuole capire riceve una visita, una seconda visita, una terza. Poi il messaggio diventa più chiaro. La forza del sistema non è la violenza continua, è la violenza come ultima risorsa, preceduta da tutto il resto. Maria Licciardi perfeziona questo modello fino a renderlo quasi invisibile. Ma Maria fa qualcosa che Gennaro non aveva fatto, qualcosa che rompe un codice che la camorra tradizionale aveva rispettato per generazioni. Secondo diverse indagini e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sotto la sua gestione la prostituzione sarebbe diventata una fonte di reddito sistematica per il clan. La camorra storica aveva sempre evitato il traffico di donne, non per ragioni morali, ma per ragioni di consenso sociale e di controllo del territorio. Una camorra che vende donne nel proprio quartiere perde la fiducia della comunità locale e senza il consenso della comunità il controllo del territorio diventa molto più costoso, molto più violento, molto meno stabile. Maria Licciardi supera questa logica con una logica più fredda. Il traffico non viene gestito a Secondigliano, non nelle strade del quartiere, non sotto gli occhi delle famiglie che la rispettano. Il traffico viene organizzato altrove, attraverso canali che non toccano il territorio del clan direttamente. Secondo le indagini e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la logistica la curano gruppi criminali albanesi. Ragazze comprate con poche migliaia di dollari, portate in Italia con la promessa di un lavoro che non esiste. Una volta arrivate, non possono tornare. In alcuni casi minorenni. Vengono messe a contatto con droghe che le rendono dipendenti, che le controllano e che insieme aumentano i ricavi, perché una parte consistente di quello che guadagnano torna al clan per comprare le stesse sostanze. È un sistema che si autoalimenta e che non lascia tracce visibili a Secondigliano. Nel 1997,
accade qualcosa che colpisce il clan nel punto più vulnerabile. Non un agguato, non un'operazione di polizia, una morte. 16 marzo 1997, Secondigliano. Vincenzo Esposito viene ucciso. Ha 21 anni. Lo chiamano il Principino. È il nipote di Gennaro Licciardi, figlio di Gennaro Esposito o Curto, il braccio destro di Maria. Era quello che doveva ereditare, uno degli eredi designati del clan nella generazione successiva. Muore in quello che le cronache chiamano la faida della minigonna. Il nome nasconde l'inizio più banale che si possa immaginare: una discoteca di Secondigliano. Un giovane del clan Prestieri allunga le mani su una ragazza della cerchia Licciardi. I ragazzi che la accompagnano lo massacrano di botte. Nei codici di quel mondo, l'offesa non si chiude lì. Per ritorsione viene ucciso Carmine Brancaccio, il migliore amico del Principino. Quel 16 marzo il Principino decide di vendicare l'amico. Secondo le ricostruzioni processuali, sale su una moto rubata con un complice armato e apre il fuoco sotto casa di un uomo chiave dei Prestieri. Nella fuga, un autobus gli blocca la strada. Lo uccidono lì. La guerra che segue dura mesi e lascia dietro di sé una scia di morti. Una decina, secondo le ricostruzioni giornalistiche dell'epoca. 21 anni. Il secondo membro giovane della famiglia colpito mortalmente in pochi anni. Maria conosce il prezzo del potere meglio di qualsiasi magistrato che la studia e di qualsiasi giornalista che scrive di lei. Lo ha visto pagare da suo fratello, morto a 37 anni in un letto d'ospedale lontano da casa. Lo vede pagare adesso dal nipote, ammazzato a 21 anni in una strada di Secondigliano. Continua lo stesso. Non c'è alternativa, dentro questo sistema, alla continuità. Nel 1997 esplode anche il caso del pentito Costantino Sarno. Sarno è il capozona dell'alleanza Amiano e San Pietro a Patierno. Niente a che vedere con il clan Sarno di Ponticelli. È un boss di Napoli Nord, della stessa orbita dell'alleanza, con cui aveva avuto anche conflitti interni per la gestione dei traffici di contrabbando dai Balcani. Il 1 giugno 1997 viene arrestato all'aeroporto di Fiumicino, di ritorno da Belgrado. Decide a sorpresa di collaborare con la magistratura. Dichiarazioni precise, pericolose, con nomi e date e luoghi. Per la prima volta gli inquirenti entrano nel cuore economico dell'alleanza di Secondigliano. La notizia esplode come una bomba. Ma il 2 gennaio 1998, ottenuta la libertà per passare il Capodanno in famiglia, Sarno scappa dalla protezione dello Stato. Secondo la procura, tratta con Maria, 1 miliardo di lire per ritrattare tutto quello che ha detto. Pochi giorni dopo, i carabinieri fermano un'auto per un controllo di routine nei pressi di Napoli. Dentro ci sono 3 donne: Maria Licciardi, sua sorella Assunta, sua cognata. Sul sedile posteriore 300 milioni di lire in contanti. La prima rata. La procura ritiene che quei soldi siano destinati a Sarno. Maria non risponde alle domande. I legali ottengono il rilascio. Non c'è abbastanza per tenerla. 3 giorni dopo, sparisce. Ma Sarno non l'ha ancora fatta franca. Il 14 febbraio 1998, San Valentino, le squadre mobili di Firenze, Venezia e Napoli lo rintracciano in una mansarda a Caorle, in provincia di Venezia. Quando si accorge dell'arrivo della polizia, impugna la pistola, minaccia di sparare. Dopo 20 minuti è già in questura. 3 giorni dopo il fermo, Maria sparisce dentro il quartiere che la protegge. Ma qualcosa è cambiato. Il nome di Maria Licciardi è adesso nei fascicoli della DDA di Napoli in modo diverso. Non come parente di un boss, come boss. A Secondigliano la gente la conosce da sempre come la Piccerella, la piccola. È minuta, ha modi gentili, saluta i negozianti per nome, si ferma a parlare con le vecchie del palazzo, dà qualcosa alle famiglie in difficoltà. Il clan distribuisce denaro nel quartiere, dà lavoro, risolve controversie, garantisce una forma di ordine sociale. Lo fa da decenni. È il modello che Gennaro aveva costruito,
e che Maria ha ereditato. La gente di Secondigliano non la teme come si teme un boss violento, la rispetta come si rispetta un'autorità. Questo consenso non è falso, non è recitato, è reale, costruito su decenni di presenza concreta. Il clan interviene quando qualcuno non riesce a pagare l'affitto. Il clan manda qualcuno quando ci sono problemi tra famiglie. Il clan dà lavoro ai ragazzi che altrimenti starebbero per strada. Sono cose reali, servizi reali forniti da una struttura criminale a un quartiere che lo Stato ha abbandonato. È questa la trappola più profonda di questa storia. La camorra di Secondigliano non è sopravvissuta a 40 anni perché usa la violenza. È sopravvissuta perché è utile, perché risolve problemi reali, perché in un quartiere dove lo Stato non arriva, chiunque arrivi al suo posto guadagna consenso. Ed è esattamente in questo spazio, tra l'invisibilità verso l'esterno e la presenza verso l'interno, che Maria costruisce il suo regno. Ma ogni regno ha un confine, e ogni confine, prima o poi, qualcuno decide di attraversarlo. Nella primavera del 1999, da Istanbul arriva una partita di eroina che nessuno avrebbe dovuto toccare. Maria lo sapeva, lo aveva detto. Quello che succede dopo non si può più fermare. Se avete vissuto in un quartiere dove le istituzioni non arrivano e qualcun altro colmava quel vuoto, scrivetelo nei commenti. Queste storie si capiscono meglio con gli occhi di chi ci è cresciuto dentro. Se non siete ancora iscritti ad Anime Oscure, il tasto è qui sotto. Primavera 1999. Da Istanbul arriva una partita di eroina turca, altamente concentrata. La purezza è tale che venderla ai consumatori abituali senza tagliarla in modo significativo significa una sola cosa: overdose, morti, scandalo, repressione. Secondo le ricostruzioni investigative dell'epoca, Maria Licciardi lo sa. Ha informazioni sul carico, conosce la composizione, capisce il rischio. Non in termini morali, in termini economici e operativi. I morti per overdose causano indagini. Le indagini causano arresti. Gli arresti costano più di quanto valga qualsiasi partita di eroina. Emette un ordine chiaro. La partita non si tocca così com'è. Non si distribuisce finché non viene trattata adeguatamente. Il clan Lorusso non la ascolta. Uno dei clan federati nell'alleanza, da sempre insofferente al comando di una donna. Nei codici della camorra tradizionale, in un sistema costruito su mascolinità e gerarchia e rispetto, il fatto che al vertice dell'organizzazione più potente di Napoli ci sia una donna è un'anomalia che qualcuno accetta come necessità temporanea e qualcuno non accetta affatto. Secondo alcune ricostruzioni investigative, il Lorusso confeziona la partita, la distribuisce nelle piazze, la manda per strada. Tra aprile e maggio del 1999, le cronache parlano di una decina di tossicodipendenti morti a Napoli per overdose da eroina non tagliata. Lo scandalo è nazionale. Prime pagine, dichiarazioni del governo, convocazioni parlamentari. La repressione poliziesca arriva massiccia e rapida, decine di arresti in tutta la città. La camorra di Secondigliano, che aveva lavorato anni per rendersi invisibile, torna sotto i riflettori di tutti. Maria aveva avvertito. Maria aveva detto di no. Il risultato è uguale. Il Lorusso si scinde dall'alleanza. Non è una separazione negoziata. Non ci sono tavoli, non ci sono accordi. È una rottura secca, seguita immediatamente da una dichiarazione di ostilità aperta. La guerra esplode nel giro di settimane. La guerra non è un evento, è un clima. I cittadini dei quartieri nord imparano a riconoscere i segnali. La strada che si svuota di colpo, le saracinesche che scendono a metà pomeriggio, la stessa auto che passa 2 volte davanti allo stesso bar. Imparano a portare i figli al piano di sotto quando sentono sparare. Agguati in pieno giorno, nei bar, sui marciapiedi, dentro i cortili dei palazzi dove vivono le famiglie.
Napoli Nord torna a bruciare come non bruciava dagli anni della guerra NCO Nuova Famiglia. I morti nei 18 mesi successivi raggiungono, secondo le stime investigative, circa 120. 120 persone in 18 mesi, in una città italiana, in tempo di pace. Maria non si tira indietro. Quando 4 suoi uomini vengono ammazzati nel cuore di Secondigliano, mobilita il clan. L'ordine è chiaro. Non si lascia un attacco senza risposta. E la guerra apre fronti che nessuno aveva calcolato. A ovest della città è nata un'altra federazione, la Nuova Mala Flegrea. La guida un boss emergente, Bruno Rossi, detto il Corvo. Si è messo in mezzo agli interessi dei clan collegati a Secondigliano. L'alleanza decide di eliminarlo. Ma il Corvo gira su un'auto blindata. Le pistole non superano le portiere. Un mitra non dà garanzie. Così, racconterà lo stesso Rossi anni dopo nei verbali, il piano prevede l'arma definitiva, un bazooka, per far saltare in aria l'auto con tutto quello che c'è dentro. Vi ricorda qualcosa? 4 anni dopo, a Scampia, qualcun altro penserà a un bazooka per cancellare i Di Lauro. Ne abbiamo parlato nel documentario su Gennaro Mackay, lo trovate in descrizione. Il lanciarazzi a Napoli è un'idea che torna, quasi mai sparata, sempre evocata. Il piano contro il Corvo non scatta mai, ma Rossi lo viene a sapere e, secondo il suo stesso racconto, decide di rispondere. Non con un soldato qualsiasi, con il vertice. 10 agosto 2000, via Rismondi, Secondigliano. Un uomo scende di casa. Si chiama Gennaro Esposito, o Curto, il cognato del fondatore del clan, il braccio destro di Maria dal momento in cui ha preso il comando. Lo aspettano sotto il portone di casa sua. Agguato. Lo uccidono davanti all'ingresso del palazzo dove abita con la famiglia. Per gli inquirenti, l'ordine di morte sarebbe partito da Giuseppe Misso, il boss della sanità, alleato del clan Mazzarella, il rivale storico, di nuovo. 2 nomi che chi segue questo canale conosce bene. Di Misso e del clan Mazzarella vi abbiamo già raccontato, trovate i documentari in descrizione. È un colpo preciso, scelto con cura. Non si colpisce un soldato, si colpisce il più vicino alla boss, quello che affianca Maria nella gestione quotidiana dell'alleanza. Con lui muore l'uomo che teneva insieme il sistema operativo giorno per giorno. Il cerchio si stringe. Ma la guerra accende anche il fronte più antico, il centro storico. Forcella, il regno dei Giuliano, i fondatori della Nuova Famiglia, i pilastri della coalizione che aveva sconfitto Cutolo. Ma gli equilibri si sono spostati. I fratelli Giuliano cadono uno dopo l'altro e all'inizio del 2000 viene arrestato anche Luigi, Lovigino, il re di Forcella. A tenere insieme quello che resta del clan è sua sorella, Erminia. La Celeste. Anche lei finirà nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia. È lo stesso meccanismo che ha prodotto Maria. Una donna prende il comando quando gli uomini della famiglia finiscono in carcere. Stesso coraggio, stessa determinazione. Ma Forcella non è più un regno autonomo. Dal matrimonio tra Michele Mazzarella e Marianna Giuliano, la figlia di Lovigino, il quartiere gravita nell'orbita dei rivali dell'alleanza. 2 donne ai vertici di 2 mondi opposti. Le cronache dell'epoca ci ricamano sopra. La realtà è meno romanzesca. È la geografia criminale di Napoli che si schiera, quartiere per quartiere, attorno alla guerra di Secondigliano. Esatto, naturalmente. Non è una questione di genere, è una questione di sistema. Lo stesso sistema che ha prodotto entrambe. Assenza dello Stato, criminalità come unica struttura funzionante, donne che crescono dentro quella struttura e imparano a gestirla, perché non c'è altra scelta disponibile. Negli anni della doppia faida, quella con il clan Lorusso e quella con il centro storico, i morti si moltiplicano. Le operazioni della DDA di Napoli procedono in parallelo. Il magistrato Luigi Bobbio costruisce il suo caso pezzo per pezzo. In 18 mesi,
più di 70 affiliati del clan Licciardi vengono arrestati. Nessuno parla, nessuno collabora. Servono le pene. Bobbio si avvicina. Troppo. Le pressioni sul lavoro investigativo si fanno sentire, ma Bobbio non si ferma. Continua il lavoro. Continuano i processi. Aprile 2000, qualche mese prima. Secondo le cronache dell'epoca, i carabinieri arrestano 13 boss della camorra in una cascina tra Quagliano e Giuliano. Un summit. Stavano discutendo come investire i proventi criminali in una rete di negozi di mobili e abbigliamento per bambini. Punti vendita regolari, con fatture e dipendenti registrati, dietro cui far passare il denaro sporco. Maria non c'è. Non era a quel tavolo. Non è mai nel posto sbagliato nel momento sbagliato. In 18 mesi di latitanza, mentre la polizia blocca Summit e arresta affiliati, Maria rimane nell'unico posto dove sa di essere al sicuro, Secondigliano. Secondo le ricostruzioni investigative, trascorre la latitanza senza lasciare l'area della masseria Cardone e di Secondigliano. La sicurezza data dalla comunità vale più di qualsiasi nascondiglio anonimo. 9 giugno 2001. Siete già stati qui, all'inizio di questo documentario. Il palazzo, l'attico, il marmo bianco, il pianoforte accordato, la jacuzzi, gli agenti fermi nella stanza vuota. Maria non c'è. Di nuovo, come sempre. La stampa la chiama la principessa nascosta. I giornalisti la ribattezzano The Scarlet Pimpernel of Italy, come l'eroina letteraria dell'Ottocento che si nasconde sotto gli occhi dei nemici e non viene mai catturata. 14 giugno 2001, vicino a Melito di Napoli. Un posto di blocco ordinario. Un'auto che si ferma. Dentro c'è una donna con una coppia. Non oppone resistenza. Non dice una parola. Dopo l'arresto, gli agenti notano che la sua faccia corrisponde esattamente alla foto segnaletica rilasciata anni prima. Capigliatura identica. Peso identico. Nessuna modifica all'aspetto. Come se avesse già deciso come comportarsi quando arrivava questo momento. Si arrende in silenzio. Come ha vissuto fino a quel momento? Una domanda prima del prossimo capitolo. Anni di latitanza senza mai cambiare faccia, senza mai travestirsi, senza mai lasciare il quartiere. Sicurezza assoluta o fatalismo? Per voi, Maria sapeva già come sarebbe finita. Scrivetelo nei commenti. Viene processata e condannata per associazione camorristica. Finisce in carcere. Con lei dentro, il clan non si ferma. Non si è mai fermato per un arresto. Ma fuori, nel territorio che Maria aveva tenuto insieme per anni, qualcosa stava già cambiando. Qualcosa che partiva da Scampia. Qualcosa che nemmeno lei, dal carcere, avrebbe potuto fermare. Il comando passa a Vincenzo, nato il 27 giugno 1965, il più giovane dei fratelli Licciardi. Soprannome Ucchiatto, il grosso. Un uomo che ha sempre tenuto un profilo ancora più basso di quello di sua sorella, che non è mai apparso nelle prime pagine, che ha costruito la sua posizione nell'ombra del sistema che la famiglia aveva edificato. Vincenzo gestisce l'alleanza insieme a Paolo Di Lauro e Edoardo Contini. Non usa il telefono. Non tiene riunioni in luoghi visibili. Comunica attraverso i pizzini scritti a mano, passati di mano in mano attraverso una catena di messaggeri fidati. Lo stesso metodo di Bernardo Provenzano in Sicilia, applicato alla realtà napoletana. In questo periodo, tra il 2001 e il 2003, il clan gestisce anche la fase di riassestamento dopo le guerre degli anni precedenti. I Lorusso sono stati sconfitti. La pace con il centro storico è stata in qualche modo ristabilita. L'alleanza torna a concentrarsi sulle attività economiche. Le piazze di spaccio ripartono, i cantieri ripartono, il riciclaggio riprende. Vincenzo supervisiona tutto questo in modo silenzioso. Non è un capo militare nel senso di Gennaro,
che aveva costruito il sistema con le mani. Non è una figura carismatica come Maria, che teneva insieme le relazioni attraverso la sua autorità personale. È un amministratore, un gestore, qualcuno che sa fare funzionare la macchina che gli è stata lasciata in eredità. Uno dei settori più redditizi, secondo le indagini e le relazioni antimafia, è il traffico internazionale di abbigliamento contraffatto. Reti logistiche che arrivano in Portogallo, in Spagna, in Francia. Il presidente della commissione antimafia, Francesco Forgione, documenta la presenza del clan in Olanda, dove vengono prodotti e stoccati i capi falsi prima della distribuzione europea. Jeans con marchi contraffatti, abbigliamento sportivo, articoli di lusso imitati. Un mercato enorme, poco visibile, difficile da perseguire. Nel 2003 Vincenzo finisce di scontare una condanna precedente e viene avviato a una misura di sicurezza in una colonia agricola. Invece di presentarsi, fugge, diventa latitante. Nel luglio del 2004 il suo nome entra nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia, la stessa lista in cui era entrata sua sorella 5 anni prima. Il terzo membro della famiglia Licciardi a ricevere quell'etichetta. Ed è esattamente in questo preciso momento, con Maria in carcere e Vincenzo in fuga, che il sistema costruito da Gennaro comincia a mostrare la sua vulnerabilità fondamentale. Il triumvirato dell'alleanza perde il suo centro di gravità. Paolo Di Lauro, che gestisce i traffici nell'area di Scampia, è latitante da anni e dal nascondiglio fa la scelta che cambia tutto. Mette al comando i suoi figli, Cosimo su tutti. Ed è Cosimo che cambia le regole economiche per i capopiazza, riduce le loro quote, trasforma il sistema di spartizione da percentuale sui ricavi a stipendio fisso. Per chi gestisce le piazze di spaccio più redditizie è una riduzione drastica dei guadagni. È anche un insulto alla loro autonomia. 2004. Scampia. Una parte degli affiliati di Di Lauro, quelli che verranno chiamati gli scissionisti, si staccano. Dichiarano guerra al loro ex boss. La faida che ne segue diventa il simbolo internazionale della violenza camorristica di quella generazione. 70 morti in 10 mesi. Bambini coinvolti per sbaglio. Sparatorie nei cortili dei palazzi in pieno giorno. Il clan Licciardi prova a mediare. Quella è la loro eredità. Il territorio di Secondigliano e Scampia è il territorio che Gennaro aveva costruito, che l'alleanza aveva tenuto unito, che il sistema dei pizzini e delle quote condivise aveva tenuto in pace per 15 anni. La mediazione era sempre stata la funzione principale dei Licciardi all'interno della Confederazione. Ma senza Maria, senza Vincenzo, senza una figura con sufficiente autorità morale e operativa da sedersi al tavolo e farsi ascoltare da entrambe le parti, la mediazione non regge. La guerra brucia e i Licciardi non riescono a fermarla. La faida di Scampia dura dalla fine del 2004, per mesi. È la guerra di camorra più documentata mediaticamente nella storia della Repubblica Italiana. I giornali stranieri arrivano a Scampia, le televisioni internazionali, i reportage mostrano le vele come simbolo di degrado e violenza. Il nome Scampia entra nel vocabolario globale del crimine organizzato. Per il clan Licciardi, guardare questa guerra senza riuscire a fermarla è una sconfitta silenziosa. Non perdono uomini in battaglia, non cadono boss, ma perdono qualcosa di più difficile da recuperare: l'autorità di mediatori che Gennaro aveva costruito per loro nell'alleanza. Quando due ex alleati si fanno la guerra nel territorio che è storicamente sotto il loro ombrello e non riescono a fermarli, il messaggio è chiaro a chiunque nel sistema. Il centro ha perso la sua forza gravitazionale. 7 febbraio 2008. Cuma, una zona a nord di Napoli, vicino al lago d'Averno, quello che nell'antichità classica era considerato l'ingresso per gli inferi. In un appartamento in un villino residenziale, la polizia trova Vincenzo Licciardi. Viveva lì con sua moglie, ospite di lontani parenti. 5 anni di latitanza. Avvistato in Portogallo, in Spagna, in Francia. Trovato a pochi chilometri da Secondigliano. Si arrende senza opporre resistenza, come sua sorella,
come aveva fatto Gennaro. È la terza resa pacifica di un boss della famiglia Licciardi. In un mondo dove la resistenza armata e la latitanza estrema sono spesso la norma, i Licciardi hanno sempre scelto la resa silenziosa, come se in quel momento avessero già fatto i conti con quello che stava succedendo, come se sapessero che il carcere è un inconveniente nel sistema, non la fine del sistema. L'arresto si colloca nello stesso contesto investigativo e di cooperazione internazionale che porterà all'operazione Old Bridge, coordinata tra FBI e polizia italiana contro i legami tra famiglie mafiose italo-americane e organizzazioni criminali campane. Il terzo boss della famiglia Licciardi finisce in carcere. 9 luglio 2008, 2 mesi dopo. I carabinieri sequestrano beni per 300 milioni di euro riconducibili al clan Licciardi. 44 arresti. 300 milioni di euro. Il bilancio parziale di un'organizzazione che in 20 anni ha trasformato una periferia dimenticata in una centrale del crimine, con ramificazioni tra Napoli, Roma, Amsterdam e Lisbona. Dicembre 2009. Maria Licciardi viene scarcerata a fine pena. Ha trascorso quasi 8 anni in carcere. Torna a Secondigliano. Non sparisce, non si ritira. La sociologa Anna Maria Zaccaria, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che studia il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali campane, spiega in modo diretto il meccanismo. Il carcere non rappresenta una barriera reale per questi sistemi. I boss continuano a comunicare, a dare ordini, a mantenere la loro autorità anche dall'interno. L'arresto è un inconveniente operativo, non è la fine del sistema. Le relazioni della DIA degli anni successivi al rilascio di Maria continuano a riportare il suo nome come figura di riferimento dell'alleanza di Secondigliano, secondo le indagini della DDA di Napoli e le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Non è chiaro dall'esterno esattamente come gestisca il suo ritorno. Non ci sono dichiarazioni pubbliche, non ci sono interviste, non ci sono fotografie. Il sistema della sua invisibilità funziona ancora. Ma la macchina è cambiata nei suoi anni di assenza. La faida di Scampia ha ridisegnato gli equilibri. I Di Lauro non sono più quello che erano. Il territorio è diverso. Servono nuovi accordi, nuove mediazioni, nuovi equilibri da costruire. Maria Licciardi riprende da dove aveva lasciato e il sistema riprende con lei. Negli anni successivi al rilascio, il nome di Maria Licciardi continua ad apparire nelle indagini della DDA di Napoli in modo sistematico, non come sospettata di reati episodici, ma come figura centrale nella governance dell'alleanza. Le conversazioni intercettate citano il suo parere su questioni di territorio. Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia la descrivono come punto di riferimento nelle dispute tra clan affiliati. Il suo ritorno non è silenzioso, è semplicemente invisibile all'esterno, come lo è sempre stato. 21 marzo 2018. 19 arresti a Roma, in collaborazione con l''ndrangheta calabrese, per traffico internazionale di droga. L'indagine mostra come i Licciardi abbiano stabilito connessioni strutturate con la criminalità organizzata di un'altra regione, una collaborazione che attraversa i confini campani e si proietta verso il centro Italia. Non è più solo Secondigliano, non è più solo Napoli. È una rete. E una rete non si spegne arrestando un nodo. Si spegne solo quando si smonta l'intera infrastruttura. E l'infrastruttura dei Licciardi, costruita su 40 anni di infiltrazione nell'economia legale, nei tessuti sociali, nelle relazioni politiche e istituzionali, è molto più solida di qualsiasi singolo boss. 12 febbraio 2019. Viene arrestato Giuseppe Musella, soprannominato Pino Onir. È il figlio di Maria. Secondo le indagini, è lui il capo operativo del clan in quel momento. Lo trovano a Scampia. Accuse: associazione mafiosa, rapina, sequestro di persona. 26 giugno 2019. Una maxi operazione colpisce l'intera alleanza di Secondigliano. 126 ordini di custodia cautelare emessi in un solo giorno. Maria Licciardi, 68 anni, fugge, di nuovo, come nel 1999.
12 luglio 2019. Il Tribunale del Riesame di Napoli annulla l'ordinanza di custodia cautelare per ragioni processuali. La donna che la DIA considera una delle figure apicali della criminalità organizzata campana viene dichiarata libera. Rimane libera per 2 anni. 7 agosto 2021. Aeroporto di Ciampino, Roma. Mattina presto. Una donna di 70 anni è al gate di un volo per la Spagna. Stava raggiungendo sua figlia. I carabinieri la riconoscono tra i passeggeri in attesa di imbarcarsi. Bloccano il volo. La arrestano. Maria Licciardi, 70 anni. Terzo arresto. 15 marzo 2023. Tribunale di Napoli. Rito abbreviato. 12 anni e 8 mesi. I giornali la chiamano la prima condanna emessa nei suoi confronti in qualità di capoclan. 50 anni dentro il sistema e solo adesso una sentenza scrive accanto al suo nome la parola che gli investigatori usavano da sempre: boss. È un primo grado. I gradi successivi sono in corso, ma è la prima volta. Dicembre 2025. Una nuova operazione colpisce il clan. 21 arresti. Gli investigatori scoprono una rete di telefoni cellulari di contrabbando usati dai detenuti per comunicare dall'interno del carcere con gli affiliati all'esterno. Non sono chiamate casuali, sono ordini, istruzioni, decisioni di governance criminale prese da una cella di massima sicurezza e trasmesse fuori con la stessa efficienza di una riunione di consiglio di amministrazione. Il sistema non si è mai davvero fermato. Si è adattato ai nuovi vincoli, come ha sempre fatto. È questa la lezione finale di 40 anni di storia del clan Licciardi. Non il sangue, non la violenza, non i boss. La capacità di adattamento. La capacità di sopravvivere a qualsiasi evento che sembrava dovesse distruggerlo. La morte del fondatore a 37 anni. L'arresto della boss più potente. La latitanza del successore. La faida interna che ha bruciato il territorio. Le operazioni antimafia che hanno sequestrato 300 milioni di euro in un solo giorno. Ogni volta il sistema si è riassestato. Ogni volta qualcuno ha preso il posto di qualcun altro. Ogni volta le rotte hanno trovato nuovi percorsi, le reti hanno trovato nuovi nodi, il denaro ha trovato nuovi canali. Perché il sistema non dipende dalle persone. Le persone dipendono dal sistema. Secondigliano, 2026. Le vele di Scampia vengono abbattute una per una. Le vele erano diventate il simbolo globale del degrado urbano napoletano. Le strutture a forma di vela che gli architetti degli anni 70 avevano disegnato pensando a qualcosa di moderno e che erano diventate fortezze del crimine, cunicoli di spaccio, labirinti dove lo Stato non entrava. Vengono demolite. Al loro posto i cantieri dei nuovi palazzi. I rendering sui cartelli mostrano edifici luminosi, con aree verdi e parcheggi ordinati. Sui muri compaiono i murales contro la camorra. Le scuole organizzano gite ai luoghi della memoria. I magistrati continuano il loro lavoro. Le associazioni antimafia sono presenti, attive, visibili. E la masseria Cardone, la roccaforte storica del clan, è ancora lì. Nelle relazioni più recenti, la DIA scrive che la zona di Secondigliano e la masseria Cardone restano territorio di influenza del clan Licciardi, che il traffico di droga e le estorsioni sono ancora lì, sotto traccia, che le reti internazionali costruite negli anni non si sono mai davvero spente. C'è qualcosa di irrisolto in questa storia, non nei fatti. I fatti sono documentati nelle sentenze, nelle relazioni della DIA, negli atti processuali. L'irrisolto è altrove. Il clan Licciardi ha costruito il suo potere su un vuoto, su un quartiere che lo Stato non aveva mai riempito davvero, di presenza, di servizi, di opportunità. Gennaro Licciardi non ha inventato il crimine a Secondigliano, ha trovato un territorio abbandonato e lo ha riempito con il suo sistema, con la sua visione.
con le sue regole. Dava lavoro, risolveva controversie, distribuiva denaro alle famiglie che non arrivavano a fine mese. Garantiva un ordine dove lo Stato non ne garantiva nessuno. Faceva esattamente quello che aveva fatto il padre Guappo, solo su scala molto più grande, molto più organizzata, molto più pericolosa. Questo non assolve nessuno. Non Gennaro, non Maria, non Vincenzo, non nessuno di quelli che hanno scelto di far parte di quel sistema, di quella catena, di quella violenza. Ma è il contesto. Ed è il motivo per cui arrestare i boss non basta mai a fermare il sistema. Pensate a cosa significa 40 anni di presenza capillare, 40 anni di infiltrazione nell'economia locale, nelle relazioni sociali, nelle strutture del quartiere. 40 anni in cui intere generazioni sono cresciute dentro questo sistema, senza conoscere niente di alternativo, senza avere accesso a opportunità diverse. 40 anni di consenso costruito mattone dopo mattone, favore dopo favore. Non si smonta in un'operazione antimafia, non si smonta in 10. Si smonta costruendo qualcosa di diverso nello stesso posto. E quello è un lavoro che richiede risorse, tempo e una presenza costante dello Stato in un territorio che lo Stato ha ignorato per generazioni. Gennaro Licciardi aveva 37 anni quando è morto in un ospedale di provincia. Maria ha 75 anni. È stata arrestata 3 volte e ha guidato uno dei sistemi criminali più potenti di Napoli per quasi 30 anni. Suo figlio è in carcere. Suo fratello è in carcere. I boss successivi sono stati arrestati uno dopo l'altro per decenni. Il sistema è ancora qui. Non i boss, non i soldi, non le guerre. Il sistema. Il meccanismo che Gennaro aveva progettato per sopravvivere a se stesso, che Maria aveva portato al suo apice, che Vincenzo aveva cercato di tenere insieme, che sopravvive a tutti e 3. Forse è questo il risultato più difficile da accettare di tutta la storia. Non le morti, non gli arresti, non le condanne. Il fatto che abbiano costruito qualcosa che non si riesce a spegnere. Io sono Alex Neri. Questo è Anime Oscure. Restano le ombre. Restano le anime oscure. Se questo documentario vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Anime Oscure e attivate la campanella. Lasciate un commento e raccontateci quale storia volete che raccontiamo e se c'è qualcosa che dovremmo approfondire o correggere. Mettete like se volete sostenere questo progetto di divulgazione indipendente e condividete il video con qualcuno a cui potrebbero interessare queste storie. Questo documentario si basa su atti giudiziari, sentenze definitive, dichiarazioni rese in sede processuale da collaboratori di giustizia, tra cui Gaetano Guida, e cronache giornalistiche verificate. Maria Licciardi è stata condannata per associazione camorristica e ha scontato la pena relativa. In seguito all'arresto del 7 agosto 2021 all'aeroporto di Ciampino, il 15 marzo 2023 il Tribunale di Napoli, con rito abbreviato, l'ha condannata a 12 anni e 8 mesi di reclusione come boss dell'organizzazione, in quella che i giornali hanno definito la prima condanna emessa nei suoi confronti in qualità di capoclan. Si tratta di una sentenza di primo grado. I successivi gradi di giudizio risultavano in corso al momento della redazione di questo documentario. Per i fatti non coperti da sentenza definitiva, vale la presunzione di innocenza, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana. Vincenzo Licciardi è stato arrestato il 7 febbraio 2008. I procedimenti a suo carico si sono conclusi nelle sedi competenti. Questo documentario non entra nel dettaglio dei singoli esiti processuali. Giuseppe Musella, figlio di Maria Licciardi, è stato arrestato nel febbraio 2019. Per i procedimenti non ancora conclusi con sentenza definitiva, vale la presunzione di innocenza. La stima di circa 120 morti nella guerra Lo-Russo-Alleanza del 1999-2000 è un dato investigativo. Non è cristallizzato in una sentenza definitiva con cifra precisa. La descrizione del covo scoperto il 9 giugno 2001 e alcune dinamiche di agguati e vendette
si basano su cronache giornalistiche dell'epoca e su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non sempre confermate in sentenza definitiva. Il dato sul giro d'affari dell'Alleanza di Secondigliano, stimato nell'ordine delle centinaia di milioni di euro annui al suo apice, è una valutazione investigativa della Direzione Investigativa Antimafia e non costituisce cifra accertata in sede giudiziaria. Le vittime innocenti di questa storia sono trattate con il massimo rispetto e dignità.